nelle puntate precedenti. Le tartarughe sono tornate. E noi ci stiamo spostando verso est questa volta. Prima tappa sarà Istanbul, dove faremo scalo. Fra 6 ore il prossimo ci imbarchiamo sul secondo aereo e stiamo atterrando sulla Luna. 3 ore fino a Istanbul e 5 fino a qua. In Italia è l'1:44 e qua sono le 4:44. 3 ore avanti. Siamo ufficialmente arrivati in Kazakistan! Buongiorno ragazzi da Astana, Kazakistan. Oggi siamo vestiti con le giacchette della pioggia perché guardate qua che pozzangherona gigante. Ha appena smesso di piovere. Tra l'altro vorrei farvi notare le nostre giacchette matchy. Oh yes, presa in Italia, esatto. 7 euro l'una ragazzi, offertona. Attenzione, salto. Ma tu sei io non lo faccio. Madonna s'ammazza. No, ce l'ha fatta. Vai Kathleen, io passo di qua, scusa, c'è il passaggio qua sulla sabbia, passo da questo lato. È venuto giù un sacco di pioggia, ha piovuto tutta la notte, adesso invece si è aperto il cielo, quindi c'è un bel azzurro sopra di noi. In pratica siamo usciti nell'unico momento in cui ha smesso di piovere, appena smesso ci siamo vestiti e siamo usciti. Abbiamo dormito tantissimo ragazzi, non ci succedeva credo dall'Albania dell'anno scorso. Che dormire così pesante? Perché, non lo so per quale motivo, ma è così. Dopo l'Italia abbiamo sempre un momento veramente di calo di energie pazzesco. Era successo appunto in Albania con il cubetto. Eravamo tornati, avevamo lasciato l'Italia per andare in Albania a fare un giro dei Balcani l'anno scorso. Era l'anno scorso, no? Sì. Ecco. E tipo i primi giorni in Albania, abbiamo dormito come... Sì, ci siamo addormentati tantissimo, abbiamo riposato e ripreso, stessa cosa oggi. In pratica, cosa. Ieri abbiamo dormito a pezzettini qua e là e poi ieri sera a mezzanotte ci siamo addormentati e ci siamo svegliati stamattina alle 9:30, quindi sì. 9 ore e mezza di sonno ci siamo fatti. Ma è un misto tra fuso, tensione dell'Italia... Tensione per la nuova avventura. Saluti, sì, tutto questo, tutto messo insieme, insomma, un po' ti toglie tutte le energie che hai dentro, anche se... Però devo dire che proprio non lo senti arrivare. Sì. Senti soltanto che il corpo ha bisogno di dormire. Non ce la fa più. Basta. Sì, via. Che per noi, so che sembra strano dirlo, ma la nostra routine è più questa. Cioè, essere in viaggio è più la nostra routine. Per cui quando non lo siamo, per noi è tutto straniante, no? E quindi richiede ancora più energia rispetto a quando, dirlo sembra strano, però è veramente così. Adesso siamo portati le giacche, ma secondo me avremo un caldo perché il sole sta picchiando bello forte, bellezza. Ma che goduria. E si sono fatti proprio i laghi, appena passata quella macchina, per fortuna non ci ha lavato. Nonostante la pioggia ragazzi, dobbiamo ritenerci super fortunati perché questo è nulla in confronto a quello che succede d'inverno da queste parti. Perché Astana è la seconda capitale più fredda del mondo. No, più fredda del mondo dopo Ulaanbaatar. E signora coi calzini e le ciabatte arriva a meno 40 in inverno qui, quindi siamo fortunatissimi, direi. Questa è la stagione ideale, da maggio a settembre è il periodo ideale per visitare questa città senza congelare. Certe temperature non riesco nemmeno a immaginarmele, eppure qui la gente vive quasi normalmente quando fuori fa più freddo che nel freezer di casa. Alcuni accorgimenti fondamentali per non congelare: vestiti molto pesanti a strati, auto riscaldate prima di partire, spostamenti rapidi tra un edificio e l'altro. Stare all'aperto più del necessario non è un'opzione e le persone sanno perfettamente qual è il limite per non entrare in ipotermia. Gattino davanti al negozietto dove siamo entrati, ce ne sono tantissimi in tutta questa zona, sono minuscoli negozietti piccolissimi, vedete, hanno bibite, un sacco di cose stipate da tutte le parti, da questo lato e dall'altro. Noi siamo venuti a prenderci 2 banane adesso. Ecco il gatto che entra. Ciao gattino. Mi sa che è lui il padrone qui. Questo è il negozietto dall'esterno e c'è da dire che tutti questi negozietti sono studiati per l'inverno. Infatti dentro fa molto più caldo che fuori. Se siamo entrati noi con la giacca, la ragazza dentro in canottiera, perché in effetti fa molto caldo dentro. E vendono qualunque cosa, anche frutta, verdura. Diciamo che per ora in questi posti non abbiamo trovato una grandissima scelta di frutta e verdura, soprattutto patate, carote, cipolle. Adesso appunto volevamo prendere 2 banane, ma non costano pochissimo. Ok, mettiamo agli atti 2 cose. Le banane costano tantissimo, 1 euro, 2 banane. È tanto.
E poi si dice in kazako grazie, si dice non spasiba, ma si dice rahmiet. Ecco, dillo bene così poi lo ricordiamo anche. Rahmiet. Ragazzi, fermiamo un attimo il video perché c'è una novità importante. Come sapete noi programmiamo sempre pochissimo, quasi niente, però c'è una cosa su cui siamo sempre precisi e puntuali, che è l'assicurazione. Cioè stipuliamo sempre una polizza prima di partire, è una cosa fondamentale da fare. Ma fino al 28 giugno Eimondo applica uno sconto del 15% su tutte le polizze per partenza in qualunque data. Quindi se state programmando le vacanze estive, ma anche più avanti, anche quelle invernali, vi consigliamo di fare adesso l'assicurazione. Abbiamo un link qui sotto, lo trovate qui e nella descrizione del video, con appunto questo sconto del 15%. Basta cliccare sul link e lo sconto è già attivo. Ci sono state delle novità che sono state introdotte anche di recente, hanno innalzato il limite d'età e c'è una chat 24 ore su 24 con il personale medico, che sono utilissime. Però se volete maggiori informazioni, nel link qui sotto trovate tutto. No vabbè ragazzi, allora da lontano abbiamo visto quella M e abbiamo detto ok vabbè, poi guardi da un po' più vicino e ti rendi conto che è un'altra cosa, è un AIM, c'è un apostrofo cuoroso di cuore. I love M, non lo so. I love M. Ricorda tantissimo Non si sa. la famosa catena di panini americani. Però No, vabbè. non lo è, cioè è identico, è devo dire, identico. la grafica è uguale, tutto uguale. Sì, però il non font, lo è lo stesso font. E c'è anche il drive, Lime Drive, eccolo qua. Io andrei a fare un giretto dentro. No, ma è veramente uguale. Ma spiccicato, cioè non si può capire la differenza tra i due. Ecco qua. Vicino alla statua di questi cavalli abbiamo fatto una ricerchina per questo fast food, quindi AIM. È venuto fuori che quando è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina, McDonald's, che era presente in Kazakistan, non è più riuscito a far arrivare gli approvvigionamenti per i suoi ristoranti. Quindi ha abbandonato il paese e tutte le catene sono state assorbite da questa società kazaka, che ha praticamente mantenuto tutte le strutture, tutti gli edifici, tutto quanto. Anche devo dire lo stile è praticamente lo stesso, il menù è identico, però non utilizza più i prodotti di McDonald's ma utilizza prodotti locali e quindi è completamente kazaka al 100%, quindi la grafica ricorda moltissimo ma non c'entra niente con la multinazionale statunitense. Oggi siamo un pochino più lucidi, quindi possiamo esplorare per bene questa città, un poco più lucidi, sì. E la prima cosa che salta subito all'occhio è che è tutto gigantesco, cioè questa parte qua solo pedonale col giardino, tutti i palazzi enormi, è tutto super enorme, proporzioni inimmaginabili. E questo edificio, che è il primo che vediamo qui, è il Teatro dell'Opera di Astana, con questo enorme colonnato davanti. Guardate che meraviglia, non c'è nessuno in questo momento, siamo completamente da soli. Il teatro è molto recente perché è stato costruito nel 2013 da ben 33 architetti internazionali che hanno collaborato per realizzare questo edificio in stile neoclassico, quindi queste colonne davanti. Una delle caratteristiche però di questo teatro, che ospita artisti che provengono da tutto il mondo, anche dalla Scala di Milano, dall'Opera di Parigi, è che all'interno sono utilizzati anche degli animali come cavalli e cammelli. Questa cosa lo rende unico in tutto il mondo. Di fronte al teatro poi ragazzi siamo nel pienissimo centro della capitale, c'è anche questo enorme parco, è il Parco degli Amanti, 35 ettari con tutti i pini qua in mezzo. Fate conto che qua durante 3/4 dell'anno è tutto congelato, meno 40, ci sono ancora meno persone di quelle che ci sono adesso, cioè, esatto. Quindi vuol dire che proprio figuratevi voi. E qua poi in pratica parte da quella tenda, che è un centro commerciale, una forma particolarissima, adesso ci arriviamo, parte tutta la camminata che arriva in pratica alla torre dove siamo stati ieri. Questa qua insomma è la camminata più famosa e più importante della città. Ma che panchina moderna! Col pannellino solare qua su cui sedersi. Ma è caldo? Sì, è bollente, non è buono sedersi qua, non so come fa. Infatti non è che la cosa va proprio. Cioè in pratica ti cuoci le chiappette. Sì, però in compenso puoi caricare il telefono se hai la carica, quella che appoggi il telefono e ti si ricarica. Non è il nostro caso. Non è il nostro caso, puoi attaccarlo così. Puoi parcheggiare la bici qua dietro perché ci sono tutti gli appoggiini e poi però qualcuno insomma si è divertito a distruggerlo. Completamente.
Ieri arrivando in autobus da lontano abbiamo visto questo edificio dalla forma bizzarrissima, è il Khan Shatyr, che è un centro commerciale, ma in realtà la forma richiama quella di una tradizionale yurta kazaka e infatti è considerata la tenda più alta del mondo, 150 metri, e anche uno degli edifici meglio realizzati in maniera ecologica. All'esterno riflette la luce del sole, è una specie di gigantesca tenda trasparente. Ma che modernità, ragazzi, io non me l'aspettavo, magari lo ripeterò diverse volte in questi video, ragazzi, ma questa cosa non me l'aspettavo assolutamente. È futuristica questa città, no? Modernissima, modernissima. Adesso andiamo all'interno. Questo centro commerciale è pazzesco, è stato costruito nel 2006, cioè l'ultima volta che l'Italia ha vinto i mondiali. Non penso sia collegata la cosa, però. Sono passati un po' di anni e adesso andiamo a far vedere com'è all'interno. Comunque, cioè, c'è anche quell'antennone lì che tu lo vedi da tipo chilometri e chilometri e dici, ma che roba è? Siamo entrati all'interno della yurta, ragazzi, questa è la struttura all'interno, si vede tutto il sole che si riflette su questa tenda gigantesca, è un centro commerciale a più piani in cui, ragazzi, c'è persino questa attrazione folle, quella che ti spara in alto praticamente, è sia un centro commerciale che un Luna Park, perché oltre a questo ci sono le montagne russe e c'è anche il cinema. No vabbè ragazzi, non l'avevo notato, c'è persino un dinosauro là sopra. Bellissimo, è iniziato anche un concerto dal vivo con strumenti tradizionali, abiti tradizionali, ma che meraviglia! Come rilassante questa musica! Piano e questo è il binario di quello che dovrebbe essere una montagna russa, lì però ci sono i trenini, sono tutti fermi. In compenso qua c'è la parte ad acqua con le canoe e si va qui sull'acqua, su questo fiume d'acqua. Questa è pura follia. È assurdo, fa un caldo incredibile comunque sotto la tenda e dicono che anche durante l'inverno, quando fuori ce ne sono meno 40 di gradi, qua all'interno c'è un caldo tropicale, quindi riescono comunque a sparare il calore e comunque a prendere l'unica luce che si riesce a prendere. Sì. Durante l'inverno credo che di luce ce ne sia veramente poca. Invece d'estate, cioè in questo periodo, il sole sorge alle 4 di mattina e tramonta alle 8:30 di sera, quindi c'è tantissima luce. Fa così caldo anche perché più avanti c'è anche una piscina con gli scivoli, quindi si può venire qui, mettersi in costume e andare sugli scivoli. Folle tutta questa cosa dentro un centro commerciale a forma di yurta. Il dinosauro da questo lato, anzi diversi dinosauri, e poi da questo lato c'è un'altra piccola montagnetta russa per i bimbi. Comunque ecco, tutto l'ultimo piano è adibito a queste cose, fantastico. Invece i ristoranti sono da quel lato, un pochino più sotto. Piccola correzione ragazzi, in realtà la temperatura tropicale è sempre all'interno dello Sky Beach Club. Questo è l'accesso, si può accedere. Qui c'è un altro piano un po' più piccolo con tutte le piscine, gli scivoli, e sono tutti quanti tutto l'anno in costume. Devo dire molto bizzarro questo centro. Questa è la yurta da cui siamo appena usciti e di cui parte tutto il Parco degli Amanti, con questo tizio che gira qui davanti, che fingerò di non conoscere. Gira la testa. Qui c'è la statua dedicata appunto agli innamorati e da qui parte tutta una zona pedonale che arriva fino là in fondo, dove c'è la torre Bayterek, che è l'altro simbolo della città. Una delle caratteristiche di tutti questi edifici, che sono molto moderni, è il fatto che si vede la collaborazione di più persone da tutto il mondo. Infatti questa fontana, ad esempio, è stata donata dalla regina d'Austria, una fontana anche lei davvero strana da vedere qui, con queste specie di C in metallo, e da qui, dalla prospettiva giusta, come vedete Paolo e anche quest'altro signore sono qui accovacciati, perché dal centro si può vedere perfettamente la torre dall'altro lato. Quanto lo diamo che ci cade dentro? Da 1 a 10. Sei proprio sull'oro, ma viene bene almeno la foto? Credo di sì. No ragazzi, è appena successo il fattaccio, al signore qua in fondo è caduto il telefono nell'acqua. Non è il caldo italiano ragazzi, però ci voleva una rinfrescata nella fontana. Devo dire la verità, si sta molto bene, si sudicchia anche, che è una cosa importante, perché comunque pulisce i pori della pelle. Vabbè,
Detto questo, adesso passeremo sotto questo arco, vedete questo edificio, sembra un po' tipo post sovietico, non lo so, ci sono tanti stili che si uniscono quando ti giri e ti guardi un po' attorno. Ci sono anche delle moschee importantissime, adesso dovremo passare anche davanti a una di quelle, e poi da questo lato abbiamo tutti i banchetti con, diciamo, le particolarità del posto. Questo per esempio è un copricapo tipico proprio kazako. In questi pochi chilometri che abbiamo fatto finora qui ad Astana, la prima cosa che salta all'occhio è la sua modernità. Ma questo perché? Perché in realtà è la capitale del Kazakistan soltanto dal 1997. Non che prima non esistesse, ma in passato la capitale era Almaty, nel sud del paese. Quindi nel 97 si decide di spostarla qui perché ha una posizione più centrale rispetto al resto del paese. Dal 97 a oggi in realtà la città ha cambiato nome 2 volte, perché nasce come Astana, poi viene chiamata Nur Sultan in onore del presidente Nazarbayev, che era colui che appunto aveva avuto l'idea di spostare la capitale qui. Riceve ingenti investimenti per la costruzione di moltissimi edifici e, come abbiamo detto, appunto moltissimi architetti da tutto il mondo partecipano alla costruzione di questa città, che ospita oggi 1.400.000 abitanti. Abbiamo detto appunto si è spostata la capitale al centro. Questo è anche un centro non solo per il Kazakistan ma anche per tutta l'Asia centrale, e infatti Astana è una delle più importanti capitali di questa zona. Siamo tornati dalla mamma a mangiare perché comunque ci siamo trovati molto bene. Ci sono questi piattoni che comunque sono molto interessanti, però ecco, diciamo che qua ci sono almeno 7.000 calorie, sì, quindi esatto. Comunque erano da dividere, quindi dividiamo questo. Poi abbiamo preso anche un'insalata e oggi a posto così. Abbiamo addirittura il pane focaccina, molto bello, ecco che arriva l'insalatina. Thank you. Ecco qua l'insalatina con le carote, ben ovviamente condita. Mi sono già dimenticato come si dice grazie in kazako. Dopo lo riguardiamo. Quindi abbiamo pane, abbiamo il kebabone di pollo stavolta, riso, patatine, pomodori, tutto molto basic, ma ci sta, devo dire la verità. Ecco qua, anche un bel cetriolo fresco. Va bene, buon appetito. Hello. Nuri. Hello. Хорошо, все будет хорошо. Окей. Sechs Stunden noch vor sein. Guten Morgen, wie heißt du? Guten Morgen, wie heißt du? Guten Morgen. Very good. Quello è il signore fantastico che ci ha appena fermato con 2 parole in tedesco, diciamo abbiamo comunicato qualcosa e lui sta entrando adesso nella moschea. E ragazzi, c'è da dire una cosa molto interessante, cioè il fatto che comunque anche per la sua posizione il Kazakistan è stato influenzato da tutti i lati e in tutti i modi, addirittura ai tempi di Alessandro Magno, e poi i turchi, i persiani hanno messo un'impronta importantissima nella cultura di questo paese, i mongoli, i russi, insomma siamo qua in mezzo e da qua è passato di tutto. E questo si vede tantissimo anche quando si passeggia. E ragazzi, adesso siamo di fronte a questa bellissima moschea, una delle moschee più importanti della città, con questa cupola bella dorata. E adesso andiamo a fare un giro, vediamo se riusciamo a entrare, anche se in realtà non siamo vestiti in modo consono. Purtroppo nessuno dei due, non tu so pantaloncini corti, io non ho neanche la testa coperta. Comunque questa moschea è appunto centrale, qui si vede da lontano per la presenza di queste cupole dorate, e si dice che la cupola centrale sia alta 40 metri, che è l'età che aveva Maometto quando è diventato un profeta, mentre i 4 minareti sono alti 63 metri, è il momento in cui appunto lui è morto. Quindi c'è questo simbolismo legato a questa moschea che è stata donata dall'emiro del Qatar. Il Kazakistan è un paese laico che spinge per una convivenza pacifica tra le diverse religioni. La religione più diffusa è l'Islam sunnita, professato dal 70% della popolazione. L'Islam è arrivato in queste zone nell'VIII secolo attraverso rotte commerciali e l'insediamento dei popoli turchi nelle steppe. Al secondo posto il cristianesimo, soprattutto ortodosso, portato qui durante l'espansione dell'impero russo. Vediamo se riesco a entrare, non c'è scritto niente. Sa che posso entrare tranquillamente, ma è bellissimo all'interno. Ma che spettacolo! C'è questo azzurro fantastico. Spettacolare.
Qua abbiamo anche il gelato italiano Bambino, scritto in italiano, genuino e salutare, qualità al 100% addirittura. Però da quello che vedo è soltanto con le macchinette, quelle che lo fanno tipo soft e basta. Mentre aspettiamo di passare ci godiamo la musica locale. E adesso ragazzi, dopo una breve tappa a fare un acquistino, perché per stasera ci facciamo una cenetta come si deve, bella puzzolente, ma poi ne parliamo di più, puzzolente, siamo arrivati alla torre fulcro della città, torre Baiterec qua sopra, e Angela ha una bella storia da raccontare, quindi è arrivato il momento, Angela, quante cose lei ci spiegherà. Quando è arrivato il momento, Angela, quanto gira questa telecamera? Perfetto, era da tantissimo che non mi facevi la sigletta, sono quasi emozionata, devo dire. Grazie. Bravo, ti fai l'applauso da solo. Allora, c'è questa curiosità che mentre stavamo venendo qui in aereo stavo leggendo un libro che non c'entra nulla col Kazakistan, perché è un libro che parla di donne iraniane. Un libro bellissimo, tra l'altro si chiama L'amica migliore, quindi consigliatissimo. E la protagonista di questo libro ha questo nome che è Oma. Oma è il nome di un uccello leggendario, un uccello della felicità, che secondo la tradizione persiana non toccherebbe mai terra con le sue zampe, quindi è in costante volo sopra la terra, come se volesse controllare la terra, proteggere la terra. E si dice che chi intravede l'ombra di questo uccello vivrà una vita felice, quindi un uccello che porta molta fortuna. Perché mi è venuta in mente questa cosa? Perché questa torre in realtà è considerata l'albero della vita, e nella parte in alto è un nido dove è deposto l'uovo proprio di questo uccello, un uccello quindi leggendario, e si dice che quell'uovo là in alto, quella palla tutta dorata, rappresenti proprio la vita. 105 metri di altezza questa enorme torre, e poi la palla là sopra, la palla uovo, è di 22 metri di diametro. Devo dire ragazzi che per essere il simbolo della città, veramente, cioè tu Astana, tu qui davanti hai il simbolo di Astana, vuol dire che è originale. Oltretutto sulla palla là sopra ci sono anche riferimenti alle varie religioni, cioè una sorta di messaggio di fratellanza tra le varie religioni, tra le varie culture, e sembra un po' Giacobbo in questo momento. Sì, con le manine così, sì, devo dire. Paura, eh? Si può anche salire sulla torre a 97 metri da sopra, c'è l'ascensore che ti porta, da questo lato c'è l'ingresso, però c'è un botto di gente ragazzi, ripasseremo magari un'altra volta. L'ingresso costa circa 4 euro. Paolo è stato assunto per fare la foto a questo stupendo gruppo sotto la torre, ma sono contro luce o sbaglio? Eccolo, guardate le sue doti da fotografo qui. Foto della torre al tramonto, molto difficile però devo dire. Guardalo come si impegna, si sdraia addirittura. Guarda che carini loro lì, tutti per... Che foto che ho fatto ragazzi, che doti incredibili, con tutta la torre dietro. Era un anniversario credo di matrimonio, 45 anni, il signore ci ha tenuto a dirmelo, Avevano tutti il fiocchettino, parlavano inglese un pochino, quindi abbiamo detto, e quando hanno saputo che eravamo italiani ci hanno detto grazie. Grazie. I diversi mesi in Sud America ci hanno lasciato un'eredità, e cioè il fatto che rispondiamo a tutti con lo spagnolo. Quindi ogni volta che ci dicono qualcosa noi rispondiamo sì, gracias, sono quelle cose che ti rimangono poi per un po' di tempo, quindi dobbiamo ancora switchare verso un'altra lingua, verso l'inglese, perché comunque qua lo parlicchiano, lo parlano abbastanza devo dire, oppure sul diciamo kazako barra russo. Dobbiamo impararlo. Dobbiamo imparare tante cose ragazzi. E poi un'altra cosa, e cioè il fatto che non siamo abituati a un livello di sicurezza molto alto, cioè questa città è tranquillissima per essere la capitale. Vediamo che la gente lascia, tipo oggi eravamo a mangiare, una signora ha lasciato borsa e cellulare sul tavolo per bloccarlo, e poi è andata a ordinare dall'altra parte del locale alle casse tranquillamente col cellulare lasciato lì. Non siamo ancora abituati a questa cosa dopo tutti questi mesi invece in cui il cellulare era nelle mutande, cioè diciamo che
Sono due cose un po' diverse. Il vero pericolo, ragazzi, qua è il clima, perché durante l'inverno, l'abbiamo detto, si arriva a meno 30, meno 40, quindi se non si è pronti a certe temperature lì è veramente rischiosa. Per il resto la città è pulitissima, non c'è una cartaccia da nessuna parte, è meno densamente popolata di altre città, però ecco, rimane una metropoli enorme. Soprattutto il fatto che ci siano queste enormi strutture ti dà proprio l'idea che sia grande. Detto questo, però, ci sono state delle polemiche anche forti quando questa è diventata la capitale, quindi è stato spostato tutto quanto da Almaty, quindi gli uffici governativi, tutto ciò che ha a che fare con il governo, è stato spostato in questa città in mezzo alla steppa a 2000 km di distanza e un po' lontano da tutto quanto. Infatti qua attorno in pratica non c'è più niente, quindi questo ha creato appunto delle problematiche a livello di organizzazione e del malcontento. Stiamo tornando nel quartiere del nostro ostello. Devo dire che qui è ancora tutto bello allagato. Da che parte passiamo? Direi da questo lato, dietro la macchina. Ci conviene passare, ci sono dei laghi enormi e alcune di queste strade non sono nemmeno asfaltate. Quindi c'è una differenza totale tra la zona dei palazzi nuovi e questa invece dove ci sono le case più storiche. Oggi ci abbiamo preso gusto con le carote, sarà perché vogliamo una bronzatura perfetta. Sicuramente quello. Sicuramente per quello, quindi abbiamo carota che ci siamo fatti adesso e abbiamo questo pane che in realtà sembra tipo una frittata, cipolla al 100%, una profumazione. C'è un profumo tutto il giorno, cioè da quando l'abbiamo comprato che andiamo in giro con questa cipollata. Cipollata pazzesca. Guarda, è tipo una sfoglia con dentro le cipolle. Ma usala così, tipo, secondo me è un modo migliore. Da sola. Com'è? Sembra una focaccia alle cipolle. La focaccia cipolle. Buona. C'è tantissima cipolla dentro, però buona. Se ti piace la cipolla è perfetta proprio. Ma dici che c'è anche l'uovo? No, non sembra, no? Un pane sfogliato sembra. Guarda, facciamo questa cosa. Guarda che bellezza. Metà è caduta addosso però. Ragazzi, abbiamo un problema col fuso orario. Sono tipo le 9:30, 10 e ancora siamo sveglissimi. Sono quindi... le 10:40 veramente. Ah, Sì. Oh, 10:44. No, vabbè, sì, vabbè, la cosa del fuso orario ancora va gestita. Guardate qua che roba. Guarda cosa ho scoperto. Si apre solo metà finestra. Metà finestra, poi ci sono dei bellissimi tendage. Questa non si apre, è proprio fissa. Anche oggi al ristorante era uguale, metà finestra era fissa. Ma perché? Per l'inverno, perché non ti serve aprire tante finestre d'inverno. Vabbè, nel dubbio però falla aprire, no? No, non si anche. Infatti la zanzariera è solo su questa parte più piccola. Magari passa meno aria se ci sono meno spifferi. Esattamente. Adesso chiudiamo tutto, tendaggio compreso. Tendage. 4. Comunque c'è il sole, quindi è meglio chiudere così, non ci svegliamo. Anche perché secondo me ci svegliamo alle 10 domani, di sto passo. Come sempre. Vabbè ragazzi, noi da qui ci salutiamo. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, bacino e iscrivetevi al canale, attivate anche la campanella così non vi perdete tutte le prossime novità, ma siamo curiosi di sapere cosa ne pensate di questa Astana del primo impatto che per noi abbiamo detto è stato particolare. Quindi noi ragazzi ci vediamo alla prossima. Ciao belli. Ciao.